Stefania Moroni, grazie di aver concesso questa intervista ai Granai della Memoria. Tu sei figlia d'arte di Aimo e Nadia Moroni. Come è iniziata la vostra storia? Allora, intanto, prima di arrivare a me, mi piace raccontare che questa storia con me arriva a tre generazioni, quindi una nonna contadina, come tutti i miei nonni, con quindi una conoscenza diretta del prodotto e del cibo come solo i contadini avevano un tempo, i miei genitori che hanno continuato su questa memoria, su questo imprinting originario, e infatti hanno aperto a Milano dopo che mia nonna Nunzia, madre di mio padre, aveva a sua volta iniziato con mio padre qui a Milano. Il locale che tutt'oggi io porto avanti insieme a dei giovani molto bravi, a dei bravissimi cuochi, insomma siamo un bel team. Questo locale nasce nel 1962, sempre in una stessa zona della città, allora estrema periferia, adesso non è centro, ma io con tenacia e orgoglio dico che qui siamo e qui io voglio restare perché in questo luogo si è formato un genius loci che altrove non c'è. Ecco. In quale zona di Milano siamo? Siamo nella zona sud-ovest della città, nel 62 un'area che faceva parte delle propaggini più appunto estreme della città. Negli anni 60 è stata edificata molto, zona residenziale, sono scomparse le fabbriche che una volta qui c'erano e ai cui lavoratori mia nonna dava da mangiare, per cui mia nonna dava da mangiare agli operai di questa fabbrica siderurgica facendo 3 turni a pranzo. E che cosa gli dava da mangiare? E lei era una grande cuoca con pochi piatti nel suo ricettario mentale, ma di una qualità che tutti ancora ricordano. Quindi faceva dei piatti un po' della tradizione toscana e qualche influenza francese perché lei era stata a lavorare in un'importante famiglia francese per alcuni anni molto giovane e aveva importato per esempio le frittelle di mele. Ecco, le frittelle di mele di mia nonna erano qualche cosa, posso assicurarti, di memorabile, che faceva parte di quest'altra cultura. Per il resto le faceva zuppe, lavorava tantissimo le verdure, lei aveva un'abilità a fare, non so, una verdura farcita piuttosto che una frittata. Una delle cose più buone è la frittata di patate, che è niente. Lei ci metteva più di un'ora a fare una frittata di patate. La patata veniva cubettata, tutti i cubetti uguali, veniva saltata con questo aglio, la salvia, il rosmarino dell'orto. Poi dopo, quando queste patate erano soffici, non troppo croccanti, mai troppo unte, aggiungeva queste uova delle nostre galline appena appena sbattute, quindi diventava una frittata. Non un soufflé, ma soffice e croccante all'esterno, buonissima, ecco per dire. Quindi è proprio il genio Sì, popolare. sì, sì, e quindi la nonna faceva dei piatti semplicissimi ma che piacevano tantissimo. Quindi poi li si ritira e rimangono i miei genitori, qui sempre in questa via Montecuccoli, a fare una loro storia, un loro percorso. Siamo sempre anni 60, non siamo ancora arrivati agli anni 70 e qui iniziano loro a studiare da soli perché non hanno un background di altro genere se non quello dei loro ricordi, dei sapori di casa. E a partire da quelli, come se quelli avessero costituito il loro abbecedario in qualche modo, iniziano a costruire un loro linguaggio, delle parole che sarebbero tradotte poi in piatti, che sarebbero diventati dei cibi che facevano uscire come posso spiegare? Facevano uscire gli ingredienti da un dato di valore legato a un'appartenenza sociale. Quindi smarcavano in qualche modo la verdura, la cipolla diventava un sugo straordinario che tuttora abbiamo in carta, una lingua
di vitello diventava un piatto raffinatissimo, togliendolo da quell'elemento della quotidianità che faceva capo al familiare ma non al gourmet, non al gastronomico, inteso come si intendeva in Francia, come si intendeva e così si interpretava di una cucina quindi speciale, non della quotidianità. C'è un piatto storico al quale hai accennato che sono gli spaghetti con il cipollotto, una specie di mistero gastronomico, piace a tutti, è apparentemente semplicissimo, però ci puoi svelare, non dico tutti i segreti, ma almeno qualcuno? Il punto è che è un piatto che non ha segreti, questo è il grande segreto, però una cosa sulla quale, come posso dire, coloro che poi a seguire hanno fatto, perché tanti colleghi si sono messi a usare poi la cipolla, che era diventata quindi una cosa non più così povera. Pensa che la cipolla era più povera dell'aglio, perché con l'aglio, olio e peperoncino si faceva la pasta, con la cipolla era solo la base per dei fondi che poi sarebbero diventati altri cibi, era la base di un risotto, era la base di un battuto misto, mai in qualche modo da sola. E questa cipolla cosa succede? Una delle cose che capiscono meno le persone che provano a rifarla è che mio padre la pensava dal lato dolce della cipolla, dal lato più raffinato. Invece molto spesso le persone pensano, interpretano la cipolla e quel piatto non viene perché non lo pensano in modo corretto, cioè pensano alla cipolla con tutta la sua intensità, anche, come posso dire, qualità saporosa, senza pensare invece a tirarne fuori il lato più gentile, quasi femminile, si può dire, di una cipolla, e se mi è consentito. E quindi questa cosa forse è il vero segreto, per cui la scelta del cipollotto più dolce, il fatto di una cottura gentile, non mai una frittura, fare in modo che non sia nemmeno una lessatura, per cui se uno mette uno strato di cipolla troppo alta in una padella tende a bollire della sua stessa acqua e quindi non va bene. Quindi il taglio, che deve essere longitudinale in una sezione, se no si spappola, invece longitudinalmente la fibra parzialmente si mantiene, quindi rimane un minimo di consistenza al palato, proprio un'inezia, ma è quella che fa la differenza. E quale olio usa Aimo? Allora, usiamo diversi oli, per lo più sono oli di un'intensità importante. E questo non significa che siano aggressivi, però sono oli che arrivano quasi tutti dal centro-sud e sono oli anche di una loro dolcezza, ma sicuramente con una forte personalità, perché i nostri piatti richiedono questo. Quindi nel caso del cipollotto per lo più viene utilizzato un olio umbro, perché noi usiamo anche un siciliano, ma è più dolce. Invece quest'olio dona intensità e ha un erbaceo importante, quindi va ad aggiungere quel sapore, come posso dire, vegetale proprio della cipolla. Ecco. E tuo padre, quando ha cominciato a cucinare con tua madre, comandava in cucina o comandava tua madre? E lì è stato un bel gioco di squadra. Loro hanno dovuto imparare a stare insieme in cucina, che penso che sia una sfida umana e di coppia straordinaria, perché mio padre non aveva un suo linguaggio, ma lo cercava proprio quasi disperatamente. E mia mamma è stata sua sodale, complice proprio. Quindi loro hanno iniziato i primi 10 anni, fino all'inizio degli anni 70, loro al pomeriggio, dopo aver lavorato, si chiudevano in cucina, all'epoca non squillava così spesso il telefono, e provavano. Facevano degli esperimenti, assaggiavano insieme, giudicavano, ciascuno facendo non solo il contrappunto all'altro, ma essendo anche il critico dell'altro e il consigliere dell'altro,
Spesso mio padre era quello che aveva l'idea, ma mia mamma la rendeva reale, la metteva in essere, la rendeva possibile, perché a volte le idee di mio padre erano delle idee, erano delle, come posso dire, degli spunti, erano dei desideri, veramente dei desiderata. E mia mamma piano piano ha imparato a comprendere tutto questo e trasformarlo in qualcosa che diventava un piatto, quindi e poi insieme, quindi è stato proprio un bel lavoro di squadra. Sì, una sorta di polifonia dei sentimenti, del sentire, delle sensazioni. Io li ho visti insieme e devo dire che davano e danno tuttora l'idea di una coppia affiatatissima. L'uno vive per l'altra e viceversa. E forse in cucina è stato lo stesso sodalizio. Non è stato così facile, sicuramente adesso chi li vede, li conosce, vede una situazione dove è stato già raggiunto, come posso dire, un equilibrio. Per anni questo equilibrio è stato cercato, rotto, cioè molto difficile, con grande impegno, una famiglia, perché due figli, siamo io e mio fratello, quindi anche le difficoltà dovute proprio alla quotidianità difficilissima per chi ha un'attività e chi, come loro all'epoca, voleva raggiungere dei traguardi. Però loro si sono sacrificati molto, ma non sono mai venuti meno a quelli che erano i loro valori umani, personali, il rispetto soprattutto, e che si sono anche un po' conquistati tra di loro, hanno dovuto imparare venendo da esperienze, tra l'altro, come posso dire, mio padre è rimasto, arrivato a Milano a 12 anni, è rimasto da solo di fatto, senza una famiglia alle spalle, ragazzi, cioè poco più che ragazzino. Quindi dovendo imparare anche a costruirsi un'identità un po' da soli, e così nel tempo sicuramente ce l'hanno fatta senza venir mai meno a quelli che erano i loro principi, il loro modo di essere e di sentire. Quindi se qualcosa non andava bene, loro hanno preferito rimanere in via Montecuccoli, piuttosto, con questo non intendo dire ai margini, ma su un punto liminale, proprio su un punto dove potersela giocare e dove poter dire va bene, da qui noi partiamo e giochiamo e vediamo dove arriviamo. Quindi è anche una grande sfida. Sì, una parte del mondo è venuta proprio qui, in questa via un po' sperduta, però ad assaggiare i grandi piatti dei tuoi genitori, quindi l'hanno vinta questa sfida. E tu come sei entrata in questa attività di famiglia? Allora, io volevo fare altro, come tutti i figli che hanno dei genitori così impegnativi. E a un certo punto, però, dopo aver fatto anche altro, quindi mi sono occupata di erboristeria, dietologia, eccetera, ho detto va bene. Gli sono detta, quasi guardandomi allo specchio, tu non puoi continuare a girarci intorno, ti occupi di erboristeria, di dietologia, fai il corso di qui, questo di là, bisogna che ci provi. Poi dopo potrai anche dire no, non mi interessa, no, non è la mia strada, però io mi sono detta io ci devo provare. E quindi ho iniziato ed è stata durissima, è stata veramente impegnativa perché i miei genitori avevano già un'attività conosciuta, perché arrivando io non sapevo nulla di questo lavoro e non sapevo nulla delle persone, del cliente, e quindi ho dovuto iniziare da zero a capire il loro mondo e nello stesso tempo a imparare a non essere solo figlia di. Non mi crea nessun problema dire sono figlia di Aime e Nadia, ma perché ho acquisito anch'io una mia identità, ho apportato poi nel tempo qualcosa che mi appartiene, e sicuramente questo è stato un lavoro da parte di tutti e tre molto impegnativo, perché insomma questi figli che crescono e che se si vogliono lì non possono essere solo i figli, ma bisogna che apportino qualcosa, e quindi abbiamo imparato tutti e tre, devo dire. Quando tu eri bambina loro ti conquistavano con i loro piatti o tu in qualche modo volevi dei cibi diversi?
Da bambina ero conquistata tantissimo dai cibi di mia nonna, perché io passavo molto tempo con la nonna paterna, che era la cuoca, quindi devo dire che loro c'erano troppo poco a casa per poter cucinare, quindi la mia memoria di bambina è legata moltissimo a tutto quello che assaggiavo in campagna, dalla nonna, perché poi fondamentalmente anche a Milano io e mio fratello stavamo con le nonne e quindi io ricordo poco dei loro piatti, tranne forse in qualche rara occasione dove venivano invitati degli amici a casa dove allora assaggiavo, però non ero così colpita come invece ero colpita dai piatti della nonna, perché avevano anche questo sapore della casa che con i miei genitori non era possibile, poverini, loro erano sempre impegnati, ecco. E Quindi il tuo piatto della memoria? è la zuppa della nonna, è una zuppa fatta con tutte queste verdure di cui oggi noi facciamo una nostra versione, che mio padre ha chiamato zuppa etrusca. Di fatto è una rielaborazione di quel piatto pensata altrove rispetto a quel tempo, a quel luogo, a quel modo. Mia nonna faceva questa zuppa di pane e verdure, non chiamiamola ribollita perché non ribolliva, semplicemente veniva mangiata dopo essere diventata, era la zuppa di pane per lei. Quindi lei cosa faceva? La mattina alle 6 andava nell'orto a raccogliere tutte le verdure della stagione, quindi ogni stagione cambiava. Quello che rimaneva fisso erano i fagioli, freschi o secchi, e poi le patate, la carota, quello che c'era, e poi tutta una serie di altre verdure, ma la sua abilità era il fatto di mettere in questa specie di brodo vegetale a mano le verdure che lei tagliava e preparava in modo tale che alla fine della cottura fossero tutte cotte con la stessa consistenza di una zuppa molto brodosa perché serviva ad andare a bagnare il pane toscano secco che veniva messo a strati, alternato con strati di questa zuppa. Il pane era insipido come il pane toscano, quindi lei faceva una zuppa più saporita all'origine e quindi alla fine queste grandi marmitte di pane e zuppa rimanevano a riposare 1 ora, 2 ore o più prima di essere mangiate, quasi tiepide d'estate, calde in inverno, e sicuramente questo è il mio piatto. Io l'ho visto fare non so quante volte, mi sono scritta questa ricetta, ma quel sapore è anche giusto che sia così, quel sapore alla nonna e quindi non si può più rifare. C'è una grande questione in Italia se la cucina italiana sia storicamente sempre stata cucina italiana, se sia un'invenzione più recente, se sia in realtà quella italiana una dieta mediterranea. Stefania Moroni cosa ne pensa? Ritengo che dire cucina italiana sia sì un'invenzione e neanche, in realtà è un concetto complesso secondo me, perché è dato da territorialità, storicità, quindi territorialità, storicità e identità locale, quindi legata a forme di, non so, modi di essere rispetto a una religione, rispetto a un rituale locale, rispetto a delle antiche storie e tradizioni popolari. In questo senso ritengo che forse più che una cucina italiana, questa sia una cucina che esprime un'idea di mediterraneità forte, perché se uno va a pensare non so, a pantelleria, quanta influenza c'è di africano in una pantelleria e quanta influenza c'è di austriaco nel nord-est d'Italia, è difficile pensare che si possa solo parlare di Italia come se fosse non so come dire, mi viene quasi a dire una monaca, cioè Italia, questo luogo così chiuso, così bello, perfetto, fatto di queste tantissime ricette. È una straordinaria invenzione
che è anche un collage però, che è anche una, non so come dire, una stratificazione pietra su pietra. In questo senso trovo che l'idea di mediterraneità funzioni molto bene, perché la cucina italiana, se possiamo dire così per brevità, è di fatto la cucina dello scambio, della contaminazione, degli intrecci, di un pomodoro che arriva e che diventa così italiano da farci dimenticare che di fatto noi lo mangiamo da 2 secoli. Però quasi tutto il mondo probabilmente pensa che il pomodoro sia italiano. Oppure, non lo so, l'uso di alcune spezie che in Toscana risalgono da epoche veramente antiche, dai grandi, così, da questi grandi banchieri, signori che trasportavano attraverso le navi e quindi arrivavano a noi cose come lo zenzero. Mio padre ha cominciato a usare lo zenzero quando a Milano arrivavano i primi ristoranti giapponesi. Tutti pensavano che lo avesse fatto esperienze in Giappone. Lui aveva letto dello zenzero in antichi ricettari di epoca rinascimentale, perché lo zenzero, come il pepe, come la cannella, la noce moscata e lo zucchero c'erano in tutte le ricette. Quindi noi abbiamo un po' perso il gusto di andare a ripescare o a rintracciare tutti questi intrecci, ma anche con la stessa religione ebraica, di cui, non so, a Roma ci sono ancora fortissime influenze, piuttosto che in altri luoghi. Però, ecco, secondo me è veramente la nostra una cucina del Mediterraneo, delle contaminazioni dei popoli che si incontrano, e in questo può essere diventata italiana perché forse noi, più di tutti gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, siamo stati capaci di accogliere, cioè di accogliere un'idea, un pomodoro, un cacao, un pepe, e farlo, non toglierlo dalla sua identità, come posso dire, un po' esotica, ma sicuramente trasformandolo in qualcosa di nostro, anche. Quindi lasciando il fatto che possa avere un residuo di non conoscibile, no? Quindi anche lo stesso caffè, noi non produciamo in nessun luogo caffè, eppure l'espresso è italiano in tutto il mondo, il cappuccino è italiano in tutto il mondo. E quindi in questo senso mi viene da dire, forse noi italiani siamo stati bravi a trasformare tutto questo in qualcosa che comunque ci identifica, come un'apertura. Però io lo vedrei come un aperto, non come solo un'identità locale, ma proprio come una possibilità di incontrare popoli, persone, di fare anche nostri ingredienti che a mano scopriamo che qui possono arrivare ed essere lavorati e diventare un po' nostri, perché quello che secondo me un po' manca e dove noi a volte falliamo, la nostra cucina fallisce, quando noi pensiamo di prendere un ingrediente di cui non abbiamo alcuna cultura e che non abbiamo fatto nostro culturalmente e di lavorarlo, lasciandolo purtroppo povero. Cioè, il rischio è che diventi un ingrediente fine a se stesso, mentre il caffè, il cacao, pensiamo solo a come lo usa una modica, noi l'abbiamo così stratificato e lavorato negli anni da trasformarlo in qualcosa che ci appartiene in qualche misura. Non sarà lo stesso che lavorano, non so, penso al cioccolato, sarà diverso da quello che fanno gli olandesi, ma l'abbiamo trasformato in una cosa che in qualche modo è nostra. Gli abbiamo messo la nocciola piemontese, l'abbiamo trasformato in un gianduiotto o in una crema, però rimane qualcosa che è diventato in qualche modo nostro. Oggi, secondo me, ci lavoriamo troppo poco su un ingrediente anche estraneo per poterlo capire culturalmente e quindi in qualche modo poterlo raccontare agli altri. E a quali ingredienti stai pensando in particolare? Non so, tutti gli ingredienti orientali, ne arrivano tantissimi, ma anche le alghe stesse. Ho cari amici giapponesi e le alghe sono una storia difficilissima, cioè non è semplicemente mangiando un'alga
Le alghe dipende dove le peschi, dipende quali sono, ci sono alghe straordinarie, lo stesso tipo di alga, come per ogni prodotto, come il pomodoro, non è pensabile che un'alga sia semplicemente un'alga. Un'alga può essere buona, buonissima, di qualità mediocre, di qualità molto bassa, può avere prezzi molto differenti. Noi usiamo l'alga e nel momento in cui noi usiamo l'alga e non abbiamo la più pallida idea, o il fungo e non sappiamo, e ho scoperto da un'amica giapponese come si rigenerano questi funghi che vanno rigenerati in frigo con acqua e zucchero, noi non sappiamo nulla. Io sfiderei chiunque che usa questi funghi a dirmi se sa che i giapponesi li rigenerano in questo modo. Magari qualcuno c'è. In questo senso ci manca una cultura. E il fatto di usare un ingrediente senza sapere nulla, può essere che il piatto venga buono, ma è come se gli mancasse un sostrato, è come se dal mio punto di vista cadesse nel vuoto. E questo secondo me è solo un peccato, perché è una possibilità, così come abbiamo fatto per secoli, di implementare ingredienti di tutto il mondo, possiamo continuare a farlo senza per forza trasformare la cucina in una cucina di fusione, perché la nostra è una cucina di fusione, ma diventa italiana nel momento in cui questi ingredienti diventano anche un po' nostri. Quindi perché no? Quindi dal Mediterraneo e non solo, magari anche da altri luoghi. Siamo nel 2015, anno di Expo a Milano, in un certo senso il discorso che tu stai facendo sull'inclusività dovrebbe oggi essere terreno di tutti. Abbiamo un'occasione straordinaria, tutto il mondo sta portando le proprie idee sul cibo. Che impressione ti fa Expo? Expo è, come posso dire, un grande, è come una grande vetrina, ma io penso proprio alla vetrina, cioè una Monte Napoleone del cibo, ecco, per intenderci, ma nel senso che ciascuno sta tentando di dire qualcosa del proprio paese facendo un salto, cioè dice la nostra identità è anche gastronomica, che va benissimo, se questo è vero. Allora, in Italia sicuramente abbiamo un'identità legata al cibo perché c'è tutta una ritualità legata al cibo, che fa del cibo un elemento così importante per noi italiani. Altrove non è così, sono delle invenzioni e in tutto questo, in questa grandissima, come posso dire, via della moda del cibo, perché adesso il cibo è moda, il cibo è fashion, il cibo è in, il cibo, in tutto questo può essere estremamente interessante, può anche essere un boomerang per alcune situazioni, nel senso che le persone arrivano, conoscono, ma domani, tra un anno, chi di noi andrà a provare di nuovo una cucina? Adesso io ne cito a caso vietnamita, coreana, piuttosto che berrà non so, un distillato fatto in un altro paese con una conoscenza diversa che non sia quella, dice ah sì, l'ho bevuto in quell'occasione. Il punto è che probabilmente nessuno quasi consumerà più questi cibi. In questo senso è una grande possibilità, ma dall'altra parte non so quanto di tutto questo poi si fondi anche nelle stesse persone che vengono a visitare, che vengono a conoscere questa opportunità. È una possibilità però che ci è data, secondo me. A proposito di esplorazioni, il vostro ristorante Aimo e Nadia è un luogo dove tutto il mondo è venuto ad assaggiare delle cose. Che effetto vi ha fatto in questi anni vedere persone che venivano appunto dall'Oriente, dall'Occidente, da paesi anche dove magari questa grande cultura gastronomica non c'è, però venivano da voi a provare il meglio che l'Italia potesse dargli? È stata una grande scuola per noi perché abbiamo dovuto imparare a non scendere a compromessi se volevamo poter portare un nostro messaggio, ma insegnare anche agli altri a trovare un punto di incontro. Col tempo abbiamo imparato
Io ho imparato che per esempio con certi clienti, ma non solo io, è opportuno, come posso dire, aiutarli a fidarsi, perché a fidarsi non di quello che assaggeranno, ma di noi come persone, e allora si possono fidare del fatto che forse quello che assaggeranno potrà piacergli e potrà essere ciò che loro vanno non cercando, perché nessuno di loro troverà mai ciò che va cercando, per fortuna. E perché se l'idea che loro hanno in mente di un cibo o di qualsiasi altra cosa fosse identica a ciò che trovano, significa che noi non avremmo dato nulla di nostro, sarebbe la loro idea messa che prende forma, e quindi in questo mi ricordo adesso perché è successo non tanto tempo fa una cosa divertente, perché con dei signori arabi, i quali forse non abituati a uscire, io ho messo 20 minuti al tavolo perché loro si convincessero che potevo aiutarli a scegliere delle cose che gli sarebbero piaciute. E quindi alla fine sono andati via non solo contenti, ma felici di essersi potuti fidare, che è una delle cose credo più difficili al mondo, soprattutto sul cibo. E che cosa gli hai fatto mangiare? Gli ho fatto assaggiare tutte delle cose nuove per loro, totalmente nuove, però rispettando dei punti e capisaldi che io so che loro hanno, quindi niente crudo, tutto molto ben cotto, piatti saporiti, quindi non troppo, tra virgolette, lievi, evitare, difficile da dire, perché poi si tratta anche della relazione con le persone, capire cosa può piacere una persona all'altra, per cui alla fine hanno mangiato tutto, quasi tutto di tutte le portate, nel senso che erano 6 persone, credo che abbiano assaggiato 6 cose diverse per portata dall'antipasto al dolce, rimanendo felicissimi, però eliminando tutto quello che ero sicura non gli sarebbe mai potuto piacere. Come è cambiato il gusto dei vostri clienti in questi anni? Allora, partiamo da un presupposto che il gusto è anche quello per un fatto di cultura, quindi diciamo che i clienti sicuramente nel tempo qui da noi si sono abituati a riconoscere un incremento di complessità anche nei piatti, ovvero e insieme una complessità che a volte nasce da, per esempio, il piatto che citavamo prima, lo spaghetto con questo sugo di cipollotto, ha un'intrinseca complessità che però si deve disvelare poco alla volta, non è così immediata. Ecco, ci sono degli elementi che vanno in profondità e che secondo me le persone nel tempo si sono abituate in qualche modo a riconoscere, perché la nostra cucina può anche rimanere non così facile, perché è un problema di come una persona riesce a pensarla, di quanto riesca a elaborare l'informazione che noi mettiamo, perché noi mettiamo molte informazioni, informazioni intendo dire sono tantissimi elementi che compongono e stratificano un piatto, che vanno dal dato, come posso dire, del cibo che noi scegliamo, chi l'ha prodotto, al fatto che chi lo cucina in cucina sa come quel produttore ha prodotto quel cibo, quindi cerca di rispettarne la consistenza, i sapori, gli umori, il tratto, alcune caratteristiche, quindi come vengono combinate certe consistenze, certe cotture, certe temperature. Allora il cliente cosa succede? Quali strumenti ha? Dipende quali strumenti ha per poter capire tutto questo. I nostri clienti, coloro che vengono da noi, che si sono abituati a venire da noi, o coloro che in qualche misura si lasciano un po' attraversare da questa stratificazione che non è immediata, perché non è solo del cibo in sé nel piatto, non è che sopra è una crema, sotto è una salsa o una verdura, è una stratificazione, io dico culturale, perché ha tanti elementi interni. Allora, se tutti questi elementi una persona in qualche modo si lascia un minimo attraversare dalle nostre parole, da quello che accade
quando arrivano qui, dal fatto che è un luogo sicuramente strano e diverso, che ci sono opere d'arte importanti, insomma, se si lasciano un minimo attraversare, quindi accolgono una possibile differenza, capiscono questa cosa. Non tutti amano anche questo tipo di lavoro che bisogna un minimo fare per capire questa cucina. Io me ne rendo conto. In cucina chi c'è ora a dirigere i lavori? Cucina io qualche anno fa, quando si è pensato così, ho pensato a cosa sarebbe successo dopo Aime Nadia, da una parte mi è venuto in mente che solo un lavoro di un team, come siamo stati per tanti anni io e i miei genitori, avrebbe potuto eh, trovare, come posso dire, un equilibrio. Anche perché bisogna considerare che il lavoro in team toglie un pochettino dell'ego di ciascuno, non perché tutti i creativi hanno un ego smisurato, e questo tutti lo sappiamo, cuochi o non cuochi, non stiamo parlando di questo, ma c'è un elemento che nell'imparare a lavorare insieme, quantomeno il fatto di abituarsi al giudizio dell'altro, che non è solo il proprio, perché il proprio è assolutamente autoreferenziale. Quando una persona è felice di aver creato una cosa nuova può essere felicissima, però può anche essere chiuso nella propria creatività e così felice da non rendersi conto magari di un limite che questa può avere. E allora io ho chiamato una persona che aveva lavorato con noi, con cui avevo lavorato molto bene, che era Alessandro Negrini, che quando io l'ho richiamato stava finendo un'esperienza dal pescatore, e lì avevo conosciuto un altro ragazzo molto bravo, Fabio Pisani, Alessandro Negrini valtellinese, Fabio Pisani pugliese, e allora sono venuti qui da me insieme a fare un colloquio. E io gli ho parlato di un progetto a lungo termine, in un'epoca in cui soprattutto i giovani non accettano il fatto che tutto deve essere subito, presto, eccetera, e invece io insieme abbiamo parlato di un progetto a lungo termine. E loro hanno accettato questa sfida, faticosissima, perché loro per 5 anni sono stati vicino ad Aime Nadia, quindi 4 teste in una cucina così piccola. È stata una bella sfida. E devo dire che oggi loro sono a capo di questa cucina da 5 anni. Dopo 5 anni ho detto bene, adesso siamo pronti e proviamo a fare un passaggio. E siamo riusciti forse a mantenere un'identità legata a quelli che erano i capisaldi della cucina dei miei genitori, quindi questo rispetto di fondo, una stratificazione di senso, non solo di sapori o di consistenze, di senso dei cibi, e nello stesso tempo a incrementare la complessità che questi cibi riescono a raccontare. E poi la grandissima libertà che questa cucina ha sempre avuto di non avere paura di giocare con la storia, col passato, col presente, col futuro, per cui facciamo dei piatti che sembrano venuti fuori da un congresso gastronomico avanguardista, e dall'altro facciamo piatti che qualcuno dice ma questo piatto sembra un piatto della tradizione. In realtà non è né l'uno né l'altro, è che questa estrema libertà ci consente di giocare anche con la storia, quindi di essere di fatto liberi dal dover dimostrare di essere attuali a tutti i costi, tagliando con una storia, non col passato, ma con la storia, che è una cosa diversa. Perché il passato, noi siamo già nel presente, quindi non portiamo avanti il passato, ma la storia invece sì. E quindi in questo luogo, nei piatti, c'è un piccolo genietto, secondo me, di questo genius loci del luogo di Aime Nadia. Quindi in qualche modo la vostra è una cucina dove avete ricreato l'invenzione collettiva che ha fatto grande la storia della gastronomia del mondo, perché nessuno ha inventato da solo i capolavori, sono sempre stratificazioni, sono sempre elaborazioni collettive, e in un certo senso voi avete creato un laboratorio
appunto di una collettività, di un genio collettivo che è interessantissimo. E nei vostri piatti si sente che c'è il nord, c'è il sud, c'è l'Italia, ma non solo, spaziate moltissimo. Se gli spaghetti con il cipollotto sono il piatto, diciamo, storico, il capolavoro assoluto dei tuoi genitori, qual è il piatto che in questo momento rappresenta invece questo nuovo trio che voi avete costruito? Allora, c'è un piatto emblematico anche per come si presenta, eh, però è interessante perché si presenta di una modernità totale, è un raviolo di seppia. La seppia costituisce la pasta di questo raviolo, è tagliata sottilissima, quindi sono delle striscioline. All'interno c'è quella che è una semisfera, quindi questo raviolo è rettangolare, c'è una piccola semisfera nera che chiaramente utilizza l'interno della seppia, parte del suo fegatino, il nero, eccetera, la sacca. E tutti intorno si vedono una fettina di un'oliva, un tocco di una cosa pallida, giallo paglierino, che è una marmellata di limone, ma sono delle inezie veramente, cioè la fetta dell'oliva piuttosto che un'erba aromatica, piuttosto che una punta di una crema verde. Questo piatto all'apparenza è super moderno per come si presenta, per il fatto di utilizzare un abbattitore perché la seppia deve essere poi abbattuta e affettata, però ha dentro così tante tecniche antiche, proprio antiche. E questo è divertentissimo perché le persone quando lo assaggiano lo trovano un piatto anche un po' estremo perché è una seppia cruda, però viene sbattuta come si fa col polpo, per esempio. Quindi nasce da un quarto d'ora di battitura a mano dei nostri cuochi in acqua e ghiaccio, no, in ghiaccio e sale, senza acqua in questo caso, per sciogliere questa fibra. L'oliva è un'oliva fresca che noi ci facciamo arrivare, mettiamo noi sotto in salamoia. La marmellata di limoni è fatta con un procedimento a freddo per cui ci vuole una settimana per fare questa marmellata di limoni della costiera. Il pistacchio è un pistacchio che viene fatto in maionese utilizzando un pacojet, quindi uno strumento modernissimo. Quindi abbiamo questi ragazzi che per un quarto d'ora ogni seppia deve essere sbattuta o massaggiata come volete. Poi usiamo l'apparecchio modernissimo, poi usiamo la tecnica storica di mettere in salamoia le olive. Poi c'è una punta di una pasta di olive fatta con un'altra oliva, che è la prima oliva che viene raccolta con cui non si fa olio, che viene preparata sempre da noi. Quindi in questo piatto ci sono tante tecniche vecchie, nuove, moderne, ma c'è anche tutto il recupero, per esempio, dell'interno della seppia, delle parti che si possono riutilizzare, che fa parte di una cultura storica, cioè storicamente nei paesi di mare i piccoli calamari non venivano puliti, venivano messi a cuocere da pulire e si mangiavano interi, così come i pesciolini fritti si sono sempre mangiati interi. Noi non siamo più abituati a tutto questo, ma tutto questo si ritrova in un piatto che all'apparenza è super moderno, però dentro ha queste, che dicevo, tutta questa storia, questa stratificazione, senza il quale non esisterebbe questo piatto. Ecco. E in quest'epoca in cui si battezzano i piatti, qual è il nome che avete dato alla seppia battuta, massaggiata? Allora, questo è un mio gioco, devo dire anche sulla lingua, perché diventa quasi un raviolo di seppia, con quasi tra parentesi. Ecco, e quindi perché giochiamo anche sui nomi, ma noi storicamente devo dire che sull'italiano a mio padre è sempre piaciuto la bella lingua italiana. Lui ha usato in un'epoca in cui la Francia diceva come dovevano essere scritti i piatti e descritti sul menù, dove venivano giustapposte delle preparazioni o degli ingredienti senza alcun tipo di, come posso dire, di congiunzione, proprio di preposizione. Mio padre usava le preposizioni articolate, le congiunzioni,
proprio in modo totalmente altro, perché questo non faceva parte sicuramente della cultura gastronomica alta, questo faceva parte della cultura popolare che descriveva. E lui invece usava un bel italiano, usava, non so, diceva il colore del broccolo con broccoletti verdi, che uno dice, ma scusami, infatti qualcuno su questa cosa della lingua diceva che lui usava dei titoli alla Vermüller. E lo trovavo bellissimo, ho pensato di dire una cosa magari un po' offensiva, e invece trovavo che fosse bellissimo perché davano profumo, cioè uno si vedeva, cioè tu leggevi con broccoletti verdi e tu ti veniva in mente questo verde intenso del broccoletto. E perché no? Cioè diciamo che il broccoletto è verde, diciamo che una cosa è un profumo, usiamo non erba, ma usava il vezzeggiativo, il diminutivo, e qualcuno diceva, come non si possa dire un'erba? No, ma un'erbina non è un'erba, è una cosa gentile e tenera. Un'erba può essere un'altra cosa, ecco. Quindi tutto questo modo anche di lavorare sul linguaggio, perché no? Noi continuiamo, quindi, anche giocando. Lui li descriveva in un modo che secondo me erano proprio poetici, perché univa degli elementi non immediati, non descrittivi, ma che davano un sapore, non il sapore sul palato, un sapore mentale, per cui diventavano una cosa veramente dei piccoli raccontini. E io trovo che questo fosse molto, molto bello. Diciamo che col tempo questa cosa non è venuta meno, si è un po' modificata, però per esempio lui ci ha insegnato a utilizzare il nome e il cognome del produttore nella descrizione del menù. Nessuno scriveva, cioè, pollastrello, però lui scriveva pollastrello di primo canto, e nessuno sa che questa è una definizione merceologica, cioè precisa, cioè merceologicamente il pollastrello di primo canto, la pollastrella di primo canto è una cosa specifica, nessuno lo sa più. E quindi perché hanno una certa età, sia la pollastrella non deve avere mai fatto l'uovo, eccetera, eccetera. Però lui nello scriverlo, magari scriveva pollastrello di primo canto di e metteva il nome del produttore. Quindi uno non sapeva neanche più che cosa stesse leggendo, perché la descrizione diventava qualche cosa di secondario alla descrizione del piatto, era la descrizione di un'idea che veniva fuori. Noi abbiamo un po' sicuramente cambiato questa cosa, l'abbiamo un po' trasformata, abbiamo cominciato a usare non so, anche dei nomi o dei titoli o accorpare le cose, soprattutto sui dolci ci sbizzarriamo un pochino di più, devo dire, perché lì abbiamo, non so, il tiramisù, che è molto divertente perché è un tiramisù che si è contaminato di profumi del sud e che è nato in occasione dell'Unità d'Italia, quindi nel 2011, per un menù apposta che noi abbiamo fatto durante tutta una settimana di intrecci tra ingredienti e non ricette ma metodi di preparazione nord, sud, est, ovest, isole. Abbiamo chiesto aiuto ai colleghi che ci hanno mandato delle cose speciali per fare questo menù, e quello che è rimasto è stato questo tiramisù, e quindi questo per esempio è una cosa divertente. Oppure non so, ci sono un altro, adesso mi è venuto in mente un altro dolce che è un autunno al quadrato, e nello scrivere al quadrato è bellissimo vedere che tutte le persone lo trasformano in autunno 2, e quindi io lo trovo fantastico perché è come dover reinsegnare alle persone un altro linguaggio anche, no? Che forse questo è un menù, non è più così poetico, ma oramai tutti descrivono, ma il menù 2.0, che però ha dentro un po' del gioco, che è anche dei nostri cuochi, e un po' anche di questo colore che sicuramente rimane nel descrivere alcuni piatti, perché ci piace che le persone possano scoprire, però non so, anche piatti come il quinto quarto, un viaggio nel mondo delle frattaglie, questo è un piatto, e quindi se uno vuole deve chiedere, e se uno non vuole saperne non chieda, ecco,
se uno non ama. Ecco, questo è proprio il titolo di un piatto. E autunno al quadrato com'è? È un'intensità, è tutto l'autunno condensato, in questo caso in una barretta, in un piccolo parallelepipedo. Si stratificano tutta una serie di sapori che hanno a che fare con l'autunno, per cui abbiamo dalla nocciola alla castagna, un sentore tostato, c'è del caffè, c'è dell'orzo. Non necessariamente deve essere solo ciò che richiama l'autunno, ma i colori, le consistenze, c'è un piccolo croccante in mezzo che richiama la foglia secca che uno pesta sotto i piedi, piuttosto. E quindi è autunno, per noi è autunno, ecco, è un autunno con anche dei sapori intensi, no? Come se fosse un autunno super potente, quindi è autunno alla seconda, quindi In un certo senso è un gioco sinestetico quello che voi fate, mescolate tutti i sensi, mettete in una specie di cortocircuito la persona che si fa poi portare appunto dalla vostra poesia gastronomica, perché poi questo è il senso, non di venire da voi per mangiare e basta, ma per fare proprio anche un'esperienza di contatto con un'estetica, con una bellezza, con una grande storia. E sì. questo i vostri clienti ve lo dicono, lo capiscono? Sì, e manca loro tantissimo se per qualche motivo non riusciamo a offrirgliele quella serata. Se una serata può capitare molto impegnativa e non c'è magari il tempo anche per una piccola parola, un piccolo racconto, ma non è un racconto, è proprio un sapore che è dato dal luogo, che è dato dalla parola, che è dato da quel qualcosa che dà un significato, stratifica ulteriormente un cibo perché gli dà un'ulteriore lettura, no? Perché questo è. Senti, la cucina mediterranea è caratterizzata soprattutto da un elemento che è la convivialità. In che modo la convivialità si è sviluppata, si è evoluta in questi anni dentro al tuo e al vostro ristorante? Beh, questo lavoro sulle persone ha fatto sì, io prima parlavo di un genius loci del luogo, però questa cosa non si capisce se forse non si fa un passo indietro. Eh, non so come dire, questo luogo deve accogliere la persona già appena entra, ma non è soltanto il fatto che noi salutiamo correttamente le persone, che le facciamo accomodare a un tavolo. Questo nasce da un fatto molto preciso e voluto del rapporto che c'è all'interno di coloro, tutti coloro che lavorano in questo luogo. Se non ci fosse stato questo lavoro sul team, le persone non lo sentirebbero. E questa cosa non è evidente solo a me, ma è divenuta evidente anche in seguito alla visita di un collega, proprio quest'anno, all'inizio di quest'anno, che ha fatto la stessa cosa esattamente nel suo locale, però a New York. E lui è arrivato da noi e ha capito immediatamente che qui c'era lo stesso spirito. Quindi questo lavoro sullo stare insieme, che non significa, attenzione, che non ci siano problemi, che il lavoro non sia duro, che non sia faticoso, ma significa che le persone hanno imparato uno stare insieme dove si deve stare bene con se stessi, a prescindere dal fatto che uno lavora al luogo di Aimenadia. E posso anche aggiungere uno dei complimenti più belli che ho avuti nella mia vita, penso, che non è solo il cibo, è che due ispettori del lavoro, andando via dal locale, li ho sentiti dire: in questo luogo si sente entrando che si sta bene. Secondo me questa cosa, perché loro sono arrivati, non c'era nessuno chiaramente ad accoglierli, sono arrivati, sono entrati, sono affacciati a una cucina, nel senso che sono arrivate delle persone, li abbiamo fatti affacciare alla cucina e loro ne hanno trovato una situazione normale di lavoro, di quotidianità. Ecco, forse questo risponde. E nel luogo di Aimo e Nadia il team quando è che si riunisce per mangiare insieme? Allora, i ragazzi mangiano sempre prima del lavoro e
mangiano quasi tutte insieme, le persone dell'ufficio magari una volta al giorno, io non sempre, però c'è una cosa bellissima che ci si ritrova sempre tutti in occasione dei compleanni o degli eventi, una partita di calcio, una cosa, e diventa l'occasione piuttosto che la sfida della pizza. Sono dei momenti bellissimi perché non sono falsi, non sono dovuti al fatto che bisogna fare qualcosa insieme, è proprio il piacere di stare insieme. Quindi, non so, non tanto tempo fa c'è stato il compleanno di mia mamma e quindi le hanno fatto una torta gigantesca, loro sono venuti qui, loro non vengono più al ristorante, sono venuti, hanno mangiato, hanno assaggiato la pizza che è stata fatta, insomma è una festa in una mezz'ora perché si mangia in mezz'ora, ma è lo spirito delle persone, è veramente, cioè le persone che vengono qui a mangiare con i ragazzi, a loro fa piacere, a chiunque fa piacere di fermarsi anche a mangiare con loro, perché si sta bene. E questa cosa è l'unico modo, secondo me, per far sì che in un luogo le persone arrivando possano stare bene e trovare un luogo in cui possono essere non solo accolti, ma possono stare perché già c'è un clima, un luogo affettivo in questo senso che li può accogliere. Allora le persone che arrivano possono o avere, non so, hanno questa possibilità o approfittarne, tra virgolette, oppure no, e questa è una scelta che ciascuno ha di poter stare. Qual è l'insegnamento più importante che hai ricevuto da Aimo e Nadia? Il più importante, la libertà di poter rispettare ciò che si è. Nel senso, non è solo la libertà, ma la libertà con il rispetto di sé e degli altri. Secondo me questo è l'insegnamento più grande, che non significa dire sì, che non significa mai a tutti i costi, che significa essere liberi, sapere di essere liberi di poter dire di no a qualche cosa, se non ha una coerenza, se non c'entra. Quindi di non essere, non dico schiavi, ma di non essere costretti a nulla, se non a qualcosa che uno ritiene essere o che io posso ritenere essere significativo. Quindi, quando tu ti vuoi fare un regalo, che cosa ti cucini? io mi faccio un regalo, che cosa mi cucino? Per farmi un regalo io cucino per gli amici. Questo è per me il più grande regalo. Io ho fatto, cioè mi è capitato quest'anno, è successo credo a gennaio, e sono rimasta a Milano una settimana, ero stanca, ma io ho cucinato tutti i giorni, invitando gente 6 giorni su 7 che siamo stati chiusi. Per me è stata una festa, ogni giorno una festa. E quindi non so come dire, dipende perché io vado, compro quello che c'è, quello che trovo sul momento. Adoro cucinare le verdure perché forse, non so, fa parte di questa cultura anche della nonna, dell'orto. Io raccoglievo, ho sempre raccolto le verdure nell'orto da cucinare il giorno. Da bambina non ero una grande appassionata, però lo sono diventata. Quindi, però mi piace tutto, fondamentalmente tutto. E quindi per farmi un regalo, e poi se vado in trasferta da amici, io porto un gelato o un sorbetto, una cosa. Questo è il mio, è la mia trasferta, per cui È un gelato che fai tu o che sì, scegli? sì, che faccio io a casa. E qual è il segreto dei tuoi gelati? E che sono sempre diversi, sono sempre un'invenzione e hanno sempre, allora le cene hanno sempre un filo conduttore laddove mi è possibile legato a delle letture che faccio che non necessariamente c'entrano nulla, per cui dalle 5 meditazioni sulla bellezza piuttosto che un libro, un saggio, un'altra cosa. Mentre i sorbetti sono delle invenzioni per gli amici. Io penso agli amici e mi viene in mente cosa fare e quindi dove andrò, in base a dove andrò. E non so dirti perché,
perché non ci ho mai pensato, però questi, i miei gelati, i miei sorbetti in genere sono molto apprezzati. Sei una buona allieva di Plutarco che diceva che non ci mettiamo a tavola per mangiare, ma per mangiare insieme. Sì. E tu in un certo senso non cucini per mangiare, ma per mangiare insieme ai tuoi amici. E quindi sei più mediterranea di molti altri. Sì. Grazie Stefania. Grazie a te.